Benvenuti o bentornati sul canale a tutti voi viaggiatori, io sono Michael e questo è il video che dovete assolutamente vedere per avere le idee chiare prima di un viaggio in Thailandia. Se non avete visto ancora la mia serie di video sulla Thailandia vi lascio il link del primo video qui in alto, ma adesso non perdiamo tempo e iniziamo subito. Cosa serve per andare in Thailandia? Per andare in Thailandia noi italiani non abbiamo bisogno di alcun visto se il nostro soggiorno è inferiore ai 60 giorni, però è indispensabile naturalmente avere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi. Se non sapete come farlo vi lascio il link qui in alto in cui ne parlo. Il periodo migliore per andare in Thailandia naturalmente è durante la stagione secca, quindi da novembre a febbraio. Io personalmente ci sono stato a dicembre. Ho trovato il clima perfetto per viaggiare da sud a nord. Quando però sono atterrato a Bangkok i 35 gradi umidi mi hanno tirato un cazzotto dritto nello stomaco, ma mi ci sono abituato abbastanza in fretta. Al sud la temperatura è abbastanza simile a quella di Bangkok, mentre al nord considerate qualche grado in meno, soprattutto durante le ore serali. La religione principale in Thailandia è il buddismo, che sicuramente incide moltissimo sul loro stile di vita e sul loro modo di essere gentili e ospitali con tutti. Esistono anche altre minoranze come quella musulmana in alcune aree remote del nord della Thailandia. In generale comunque è importante rispettare i templi, togliendosi le scarpe ogni qualvolta si vuole entrare a visitarne uno, le tradizioni locali e anche e soprattutto le figure politiche per non avere problemi. Criminalità. La Thailandia è un paese sicuro? Assolutamente sì. Io lo reputo il paese più sicuro che abbia mai visitato fino ad ora. Però, soprattutto nelle grandi città, in particolare a Bangkok, nelle aree più affollate, bisogna sempre fare attenzione perché, come in tutte le grandi metropoli, è sempre presente un certo tasso di microcriminalità, quindi sempre occhi aperti. Traffico. Soprattutto a Bangkok il traffico è un vero casino, un vero macello, ma vi renderete presto conto che questo è un caos controllato, è come se tutti sapessero esattamente cosa fare, come comportarsi per non inceppare l'ingranaggio e noi turisti dobbiamo cercare di adattarci il prima possibile. Ah, quasi dimenticavo, se non noleggiate uno scooter ricordatevi che si guida a sinistra. Salute. Non ci sono vaccini obbligatori da fare per andare in Thailandia, ma è consigliabile rivolgersi al proprio medico curante per valutare un eventuale richiamo dei vaccini di base. Vi consiglio di portare sempre con voi un ottimo repellente per le zanzare, di stare molto attenti alle scimmie perché un loro morso significa dover andare in ospedale e di evitare di bere acqua del rubinetto. Io addirittura ho cercato sempre di lavarmi i denti con acqua in bottiglia, anche perché viaggiavo da solo e la prudenza non è mai troppa. Per un viaggio del genere, ma per qualsiasi viaggio, vi consiglio assolutamente di fare una buona assicurazione da viaggio. Io utilizzo Eimondo e se volete farne una anche voi vi lascio in descrizione il link per ottenere un 10% di sconto ogni qualvolta vogliate stipularne una. E se volete saperne di più su Eimondo vi lascio il link del video in cui ne parlo. Abbigliamento. Da nord a sud durante la stagione secca si può stare tranquillamente tutto il giorno in pantaloncini e maniche corte. A parte nel nord dove soprattutto nelle ore serali la temperatura può scendere di qualche grado, ma è sufficiente portare con sé una giacca leggera e un pantalone lungo leggero. Ah, cosa molto importante, ricordatevi di portare con voi un pantalone lungo per entrare nei templi o eventualmente di comprarne uno dai tanti venditori che sono presenti di fronte alle biglietterie. Trasporto. Come ci si sposta a Bangkok? Il mezzo migliore per spostarsi velocemente in modo economico a Bangkok naturalmente è il motor taxi e lo si può fare usando le app Bolt e Grab. Io personalmente ho utilizzato l'app Bolt perché ogni volta che prenotavo una corsa pagavo immediatamente tramite carta sull'applicazione stessa, a differenza di Grab dove è previsto il pagamento in contanti all'autista. Pagamenti. È vero, la carta non viene accettata ovunque e in molti dei posti dove viene accettata viene calcolato un supplemento del 3%, quindi vi consiglio appena atterrati a Bangkok di cambiare qualcosina giusto per le spese iniziali e vi consiglio di farlo al Super Rich, che se non sbaglio in aeroporto è quello che ha il cambio migliore, e poi cambiate il resto una volta arrivati in centro e una volta trovato l'exchange più conveniente. Io in questo viaggio comunque ho utilizzato Revolut, per viaggiare secondo me è il top. Se volete saperne di più vi lascio il link in descrizione. Budget. Quanto si spende in Thailandia? Beh, qui dipende molto dallo stile di viaggio di ognuno di noi. Io personalmente, dormendo sempre negli ostelli, mangiando cibo locale, camminando tanto e spostandomi con i mezzi solo quando necessario, ho speso una media di 15-20 euro al giorno. Quindi posso affermare che la Thailandia è ancora un'ottima meta se volete viaggiare low cost. Bene, questi erano i 10 consigli, le 10 informazioni che ci tenevo a darvi prima che partiate per il vostro prossimo viaggio in Thailandia. Sono sicuro che vi saranno utili. Se avete delle domande specifiche a riguardo, scrivetele nei commenti, lasciate un like per sostenere il canale e iscrivetevi per non perderci di vista. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!